Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, questo video riguarda il sistema acrilico. Mi sto appassionando a questo sistema e non so se sia un bene o un male, perché dicono che quando ti appassioni all'acrilico non vuoi più usare nient'altro. Comunque va bene, io adesso per ora sto ricominciando seriamente perché va bene, poi più avanti ve lo spiego. Allora, preparazione dell'unghia, come sempre, la preparazione dell'unghia è fondamentale sempre. Qui sto andando con la base rubber, faccio il doppio strato di base rubber, metto un primo strato così abbastanza sottile, senza andare in lampada, aggiungo una goccia di prodotto su tutte e 10 le unghie. Dunque, per quanto riguarda il sistema acrilico, praticamente nessuno fa questa cosa perché appunto si usa con il sistema acrilico utilizzare solamente i preparatori senza base, perché tutte le polveri acriliche comunque sono dei costruttori, anche i colori, anche quello che vediamo colore è costruttore, non è come i gel, che c'è il gel costruttore e poi c'è il gel colorato che serve solamente a colorare. Comunque piano piano vi faccio sapere un po' di cose, anche le cose che imparo io, le cose nuove che imparo io. Torniamo alla questione della base. Ho visto una persona americana che fa questa cosa e siccome voi sapete che a me piace sperimentare e mi piace avere delle risposte, cioè al fatto non si fa, a me quando chiedo qualcosa, se poi mi viene detto no, così non si fa, mi devi dare un motivo. E il motivo deve essere anche, mi deve convincere quel motivo, non è che lo accetto così e basta. Ragiono e ho visto tra l'altro questa persona che lo fa e vi garantisco che lo sto facendo già da un po', anche su me stessa, e funziona benissimo. Perché lo faccio? Perché l'acrilico è molto più rigido anche dell'acrigel in fase di polimerizzazione e mi voglio creare invece una base un pochino elastica, quello che fa la base rubber. Allora, non so da dove iniziare e cosa raccontarvi. Sicuramente vi posso dire che, come vedete, sto andando a ricostruire con Nail Form. Queste Nail Form le ho prese nell'ultimo ordine che ho fatto su Michelle Nails e non so se vi ricordate, vi avevo detto che mi sono sbagliata perché pensavo che fossero quelle in alluminio, quelle più piccole in alluminio, invece sono di carta, ma vi devo dire che non sono affatto male, scusate, e che quando devo ricostruire un'unghia, una lunghezza, una cortezza normale, comunque prendo loro perché sono lunghe, comunque sono lunghe se vogliamo fare anche una bella lunghezza, però sono comode perché sono piccoline come forma, piccoline ma hanno delle belle ali, insomma va bene, comunque non mi sono dispiaciute affatto e quindi come vedete le sto utilizzando. Allora, visto che con l'acrilico questo sistema polimerizza all'aria con l'ossigeno, nel momento in cui andiamo a unire, bagniamo il pennello nel monomero, lo andiamo ad unire alla polvere, andiamo a raccogliere la polvere con il pennello, loro cominciano già la loro fase di polimerizzazione. Quindi bisogna anche abbastanza sbrigarsi nel lavorare, insomma ci sono dei tempi da rispettare e ci sono anche dei tempi da rispettare prima di andare a toccare il prodotto una volta posizionato sull'unghia, perché se è troppo umido, troppo bagnato, nemmeno va bene perché si appiccica al pennello. Comunque ripeto, queste sono tutte cose che anche io sto riimparando perché avevo cominciato questo metodo, poi l'ho lasciato, poi l'ho ripreso, poi l'ho lasciato, insomma adesso però invece voglio portarlo a termine e voglio veramente lavorarci e continuare ad usarlo perché comunque è bellissimo, è un bellissimo sistema. Come vedete, non dovendo andare in lampada, si costruisce praticamente un'unghia per volta e si può costruire e terminare, cioè diciamo che i passaggi che facciamo con acrigel o gel sono un po' diversi. Qui praticamente io, se fate caso,
vado a mettere il prodotto e completo l'unghia tutta in una volta. Infatti, come vedete, poi piano piano che vado avanti metto la pinza sull'unghia fatta prima e così comunque la vado a stringere. Che vi racconto? Vi ripeto, anche io sto riprendendo in mano questo sistema e sto imparando cose nuove. Per il momento non mi sento molto di, come dire, insegnarvi trucchetti o cose varie, perché appunto anche io ancora non mi sento molto sicura, però sto andando avanti. Sto facendo un corso online e sto andando avanti anche io. Tutte le polveri, tutti i polimeri che mi vedete usare tranne il clear, il trasparente, praticamente me le sono fatte da sola. Questo color lilla, tutto pieno di glitterozzi, di scagliette, l'ho fatto io, mescolando varie cose e ho tirato fuori questo colore. Anche il cover l'ho fatto io perché non sono riuscita a trovare un cover già bello e fatto che mi piacesse. In Italia ancora abbiamo dei problemi a trovare una bella varietà di cover e quindi alla fine mi sono mischiata un po' di cose e ho tirato fuori questo cover rosa un po' neutro, non troppo rosa e non troppo giallo, che comunque mi piace. Ora quando mi finirà devo rimettermi a fare il piccolo chimico e rifarmelo. Invece la polvere trasparente, quella ovviamente è trasparente e insomma non la posso fare da sola. Anche il monomero l'ho comprato in un sito che si chiama Outlet Nails, poi eventualmente vi lascio sotto i link. Ho contattato l'azienda per chiedere se ci dava un codice sconto eccetera, mi hanno detto che mi faranno sapere, ma non so, sono passati già un bel po' di giorni, non mi hanno fatto sapere nulla e quindi non ho codici sconto da darvi per il momento. Nel caso dovessero arrivare codici sconto vi avviserò su Instagram e vi aggiungerò alla lista delle ditte con cui collaboro. Qua sotto nell'info box vi aggiungerò anche questa. Io spero che mi rispondano e spero che ci possano dare un codice sconto, perché no? Perché comunque i prezzi sono ottimi, i prezzi sono buonissimi, le polveri comunque sono buone, però anche loro hanno due tipi di due o tre cover di cui me ne piace solamente uno. Comunque vabbè, questo è un altro discorso. Quindi vedete, praticamente faccio un'unghia per volta e quando ho finito questa mano, ho finito, passo all'altra, non dobbiamo andare in lampada e niente. Quello che ho imparato che bisogna fare con l'acrilico è dare una buona forma, diciamo la forma abbastanza che sia quella definitiva, senza allungarci troppo, dice vabbè tanto poi la limo, oppure mettere troppo prodotto, vabbè tanto poi lo limo. Allora l'acrilico è veramente duro, ma veramente duro. Voi pensate all'acrigel e moltiplicatelo anche per 10. Quindi l'acrilico è veramente duro e per evitare di perdere tantissimo tempo nella limatura, il consiglio è, ma questo poi si impara alle prime unghie che facciamo e che perdiamo tantissimo tempo a limare, vedrete che io perlomeno ho imparato che devo mettere bene l'acrilico prima per evitare di limare 3 ore dopo. E una cosa anche molto importante è quella di schiacciare. Voi fate caso che schiaccio i laterali, schiaccio, con l'acrilico si schiaccia. Con l'acrilico, con il corpo del pennello si schiaccia il prodotto, si schiaccia per stringerlo, per non farlo allargare, e considerate sempre che strada facendo lui si va asciugando, quindi a un certo punto non lo possiamo più modellare. Una volta che si è asciugato è asciutto e quindi se è messo male te lo tieni e devi andare a recuperare poi con la limatura. Quindi è un sistema bellissimo, a me piace veramente tantissimo
Bisogna, e lo dico anche per me, bisogna imparare a conoscerlo e fare tante tante prove, perché in limatura si può perdere tutto il tempo che hai recuperato durante l'applicazione, lo perdi se devi andare a limare, ad aggiustare, a trasformare. È veramente molto 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 duro. Chi lo lavora, chi già lo lavora può commentare qua sotto confermando che l'acrilico è veramente un sasso. Va bene, sono andata nulla da nessuna parte e ho finito quella mano, adesso cominciamo con quest'altra. Facciamo due mani diverse, sempre glitterate, ma quella era sul lilla e invece quest'altra è sul azzurro. Anche l'azzurro me lo sono fatto da sola, ho mischiato un po' di cose ed è uscito questo qua, cioè, mi è piaciuto veramente tantissimo. E quindi ecco, io ripeto, per il momento non so bene darvi consigli, trucchetti, eccetera, perché voglio aspettare anche io di aver un pochino più di padronanza con questo sistema. Comunque vi lascio alle immagini e ci sentiamo tra un po'.
Allora, qui come vedete, come nel mignolo, ho fatto uno sfumato glitterozzoso e le uniche unghie che sto andando ad incapsulare sono proprio queste, incapsulare con il clear, sono proprio queste dove c'è lo sfumato sia in questa mano che nell'altra. E tutte le altre invece, tornando al discorso di prima, vedete questo è il clear, non insomma è difficile da percepire perché appunto il colore sotto è chiaro. Comunque questo è il clear e vado ad incapsulare la punta e a finire di darmi la struttura. La stessa cosa che faccio quando faccio acrigel fondamentalmente. Tutte le altre invece, tornando al discorso di prima, che tutte le polveri sono costruttori, qui non c'è differenza, anche i colori sono costruttori e le altre unghie le lascio senza incapsulare. Se avessi voluto risparmiare il prodotto glitterato, cioè se voglio usare meno polvere colorata, allora faccio uno strato più sottile e allora poi lo incapsulo, ma è una questione di scelta, perché tutte le polveri sono costruttori, tutte costruiscono, quindi non c'è una differenza come nel gel, perché anche acrigel fondamentalmente sono tutti costruttori. Quindi qui poi finisco queste due unghie, mi sembra, le finisco completamente glitterate e poi passerò alla limatura.
Allora passiamo adesso alla limatura. Sempre perché è molto duro, con la stessa fresa mi vado a limare già i laterali, laterali e la punta, cosa che invece di solito mi vedete fare con la lima negli altri sistemi. Quindi devo ancora trovare bene il metodo che più mi si accomoda, diciamo, le sequenze che più mi rendono facile il lavoro, perché veramente il gel praticamente è un burro, l'acrigel è burro a confronto. Non vi voglio spaventare dicendo queste cose, ma se volete cominciare a provare dovete tenerlo a mente, perché se fate dei panettoncini, dei mattoncini, credetemi che ci potreste stare veramente tantissimo a limare. Quindi tenetela a mente questa cosa di cercare di formare al meglio possibile i laterali, l'altezza dei laterali, l'unghia se la volete stretta, insomma bisogna tenere in conto tutto questo. Va bene, faccio la punta che sto utilizzando è sempre la mia Extra Fine e vi devo dire che mi trovo abbastanza bene, nonostante sia così duro, però se metto bene il prodotto non ho bisogno di togliere tutto questo prodotto, quindi comunque la Extra Fine mi sta servendo anche per l'acrilico. Una volta fatto quel passaggio, allora con la lima rifinisco e tolgo eventuali bozzettini. La lima in questo caso non è più una 180 ma è una 100 perché è duro e quindi la 180 praticamente gli fa una carezza. La 180 magari la utilizziamo per rifinire o lisciare un po' la superficie, ma se devo andare a limare, a togliere prodotto, assolutamente la 100. Va bene, qui ho saltato un po' di passaggi, se no questo video veramente diventava eterno. Ho applicato delle farfalline, torniamo con la primavera, con l'estate e con le adorate farfalle, e qui adesso vado a fare una decorazione in 3D con i Plastogel. Questo fiore è molto molto semplice. Mi faccio i tre segnetti che mi guideranno dove mettere e posizionare i petali. E questo è, insomma, questo lavoretto con i Plastogel, questo fiore molto molto facile, me l'avete già visto fare un po' di volte, comunque è sempre tanto tanto carino. Adesso vado ad aggiungere un po' di decorazioni, svaroschini, eccetera. Questa mia amica mi fa fare un sacco di cose che praticamente non mi fa fare quasi nessuno. Io adoro, peccato che abita lontano da me e quindi purtroppo riusciamo a vederci molto poco. E poi vado a completare, diciamo, questa nail art con il gel ultra white. E tutti i link di quello che posso lasciarvi come sempre giù nell'info box ve lo lascio. Vado a fare dei rametti, foglioline eccetera e lo stesso faccio sull'altra unghia. Non ve l'ho fatto vedere il procedimento, ma praticamente è lo stesso e niente, e qui vado a completare tutto. Lucido dove devo ancora finire di lucidare, oppure no, sono già tutte lucidate. Ho fatto un po' di tagli in questo video ovviamente perché sennò veramente era eterno. Io spero che vi sia piaciuto questo video, fammelo sapere con un bel like, vi chiedo gentilmente di lasciare like ai video perché YouTube ha cambiato il suo algoritmo
e vuole vedere i like, altrimenti ci penalizza. Io vi ringrazio molto, queste unghie a me piacciono tantissimo, tantissimo, tutto questo scintillio lo adoro, spero anche a voi, quindi iscriviti al canale se sei qui per caso. Arriveranno altri video con sistema acrilico perché già li ho registrati, li sto editando, quindi vi mando un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!